Ciao ragazzi, qui Paolo e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se il video è uscito in ritardo rispetto alla data delle finali delle Speed Duel Championship, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. In questo video vi mostro il deck con il quale ho vinto le due finali Speed Duel Championship a cui ho partecipato. Alla finale del torneo potevano accedere solo i migliori 8 giocatori che avevano accumulato punti durante le tappe. Quindi ricordiamo che ogni partecipante delle tappe accumulava un punteggio in base ai risultati che portava a casa, quindi un punto per ogni sconfitta, 2 punti per ogni pareggio e 3 punti per ogni vittoria. Sono soddisfatto del torneo anche perché in entrambe le competizioni il metagame si è rivelato abbastanza vario e quindi ho avuto modo di vedere entrambi i tornei Inner Warrior Jinzo, Twisted Warrior, Dark Moth Warrior Moth, Abbandono e GK Parn. La scelta del mio mazzo semplicemente perché Twisted Warrior mi diverte di più rispetto a Inner Warrior Jinzo. Inoltre si sposa maggiormente con il mio stile di gioco, che è appunto il control. Tuttavia penso che l'Inner Warrior Jinzo sia il deck più forte attualmente e appunto di conseguenza il Twisted Warrior l'ho buildato in modo tale da contrastare l'Inner Warrior Jinzo, inserendo appunto carte che permettono di contrastare il mazzo, in particolar modo Jinzo. Quindi tripla offerings inevitabilmente, che è la migliore out a Jinzo in generale, ti permette di distruggere qualsiasi mostro sul terreno, triplo Kuribo, 2 New Doria e la Mono Skill Successor. Ok, bene, andiamo ora alla spiegazione delle mie scelte. Sicuramente doppio Gaia, perché ha 100 in più in attacco rispetto a Gearfried e anche ben 2100 in difesa. Inoltre ti permette di uscire anche da Will, entrando appunto con 2300 in attacco. Doppio Gearfried, 2 Gearfried perché è fortissimo contro Moth in tutte le sue varianti e in generale contro gli equip. Inoltre rispetto Gaia ha anche il vantaggio di poter essere settato, quindi lo possiamo posizionare. Invece Gaia ci obbliga a una giocata offensiva, quindi dovendolo mettere per forza in posizione d'attacco. Triplo comandante è fondamentale per il mazzo perché ti permette di fare la lock con 2 o più copie sul terreno. Inoltre pompa di 400 l'attacco dei guerrieri, compreso se stesso, il che anche con 1009 ti permette di partire molto bene in difesa, perché con 1009 chiaramente nessun mostro di primo turno ti permette di abbatterlo, salvo appunto nel caso il tuo avversario attivi già di primo turno Inner Conflict, quindi te lo leva dal terreno. Doppio New Doria, fortissimo contro qualsiasi mostro, è un out praticamente a tutto e in particolarmente potente contro Moth, distruggendo appunto la falena e Jinzo. Inoltre ti permette anche di avere una partenza alternativa e quindi non posizionare soltanto comandante ma anche lui. Triplo Kuribo, assolutamente fondamentale in questo mazzo perché ti permette di evitare gli OTK, quindi fortissimo contro Inner Jinzo e Moth. Kuribo è anche utile perché se l'avversario ti attiva Inner Conflict per rubare un tuo mostro e schiantarlo contro uno dei 2 mostri, ad esempio nel caso di Gearfried contro Gearfried, Gaia contro Gaia, comandante contro comandante, puoi attivare chiaramente l'effetto di Kuribo e mandare in difesa il tuo mostro senza chiaramente perdere 2 mostri.
Tripla Offerings perché semplicemente è fortissima contro tutti i deck, out praticamente a tutto, assolutamente da giocare in tripla copia perché non ha senso in questo meta giocarne di meno. E inoltre attivando due offerings ricordiamo che la draw phase da skippare è soltanto una, in quanto non si devono skippare, non sono cumulative le draw phase da skippare. Ovviamente il side effect, il lato negativo di questa carta è che appunto non ti permette di pescare, ma il gioco vale la candela perché la distruzione di un mostro è fondamentale durante questo meta ed è l'unica carta che ti permette di farlo attualmente. Poi tripla wheel. Tripla wheel semplicemente preferite a Zoma perché in my opinion sono più funzionali e ti permettono di caricare il counter prima rispetto a Zoma. Inoltre una grande difesa e puoi anche rubare partite a giocatori più forti di te e sicuramente più esperti di te. È una carta abbastanza stronza, però secondo me in questo mazzo è sicuramente più funzionale di Zoma, anche perché con l'avvento di Ginzo bisogna ben selezionare le trappole che si devono utilizzare. 6 trappole sono su 21 carte un pochino al limite, però per la struttura del mazzo, per la skill che utilizziamo, quindi la Twisted Personality, 6 trappole tutto sommato ci possono stare, anche perché le out a Ginzo ci sono. Poi doppio Dust per ovvi motivi, una carta versatilissima, ti permette di spaccare magia e trappola. Non è gioco 3 perché in ogni caso la skill mi permette anche di distruggere eventualmente Will e Zoma dell'avversario. 3 spesso si sono rivelate abbastanza pesanti, quindi con 2 mi sono trovato benissimo. Monoskill Successor di main perché è un'ottima out a Ginzo, chiaramente se noi l'attiviamo prima, e quindi in ogni caso ci permette la prima volta appunto di far guadagnare 400 punti di attacco all'avversario, e la possiamo anche riciclare attivandola una seconda volta, ovviamente non durante il turno in cui l'abbiamo mandata al cimitero. In questo caso, rimuovendola dal cimitero, possiamo targettare un nostro mostro che controlliamo e pomparlo di 800, quindi veramente molto interessante come carta. È a parer mio forte, davvero forte contro l'Inner Warrior Ginzo, ma anche in Mirror Match risulta essere abbastanza interessante come carta. Per quanto riguarda il side deck, l'ho montato in base al meta che mi aspettavo, quindi in funzione del meta ho optato a utilizzare il Possessed Dark Soul, Corvo DD, Leggiara, Dust Tornado, New Doria e la seconda skill Successor. Possessed Dark Soul ti permette di rubare il ter e l'abbandono, e il corvo da si dare anche contro abbandono perché ti permette di rimuovere il ter, l'abbandono e anche il faceless, anche se l'abbandono non è da considerare un T1, nella pratica spesso mi ha dato abbastanza fastidio, anche perché ormai ricordiamo che abbandono gioca 3 Ginzo di main, e quindi chiaramente ho deciso di avere almeno queste 2 carte di side per poterlo contrastare. Corvo DD, Giara e Dust Tornado contro ipotetici Barn e Stall Barn. Anche in questo caso non parliamo di top tier come deck, anche in questo caso possiamo considerarlo un T3.
Ehm, però sono sempre prudente nella scelta delle mie side, quindi non lascio mai niente al caso. E difatti appunto c'erano entrambi i mazzi, sia Abbandono che il Barn, quindi GK Barn. Quindi in questo caso il Corvo molto utile contro la Giara, e anche contro il loop che si può andare a creare tra Giara e Maschera dell'Oscurità. La Giara per riciclare praticamente tutte le risorse, e il Dust Tornado ovviamente per spaccare le fastidiose magie e trappole che può utilizzarti appunto contro un Barn o uno Stall Barn. New Doria e Dust Tornado contro Moth in tutte le sue varianti, quindi Warrior Moth e Dark Moth, oltre a essere anche una grande out a Ginzo, quindi anche da seddare eventualmente contro l'Inner Ginzo. E seconda skill successor contro appunto Mirror Match, e ovviamente l'Inner Conflict Ginzo, e a seconda appunto del primo mazzo o del secondo mazzo che ho appena letto posso decidere di cambiare qualche carta. Ad esempio contro un Twisted Warrior magari sono più propenso a levare un Curibosfera perché non tende a OTKppare. Poi la skill successor l'ho inserita praticamente all'ultimo, e prima di inserirla ho utilizzato Ginzo. Ginzo non è male di side se comunque tendi a levare le trappole, però la possibilità di beccare uno Stall Barn e uno Stall erano ridotte rispetto appunto a incontrare potenzialmente un Twisted Warrior o un Inner Conflict Warrior Ginzo. Quindi proprio per questo motivo ho deciso di optare per la seconda skill successor. Side deck quindi conclusa. L'extra deck totalmente random, tuttavia io utilizzo sempre l'extra deck, lo dichiaro sempre perché in questo modo posso indurre l'avversario a pensare che io possa utilizzare una Waking di side o di main, quindi non costa nulla dichiarare l'extra deck. Benissimo ragazzi, il video è giunto alla conclusione. Chiaramente se il video vi è piaciuto mettete like, mi raccomando spolliciate, supportateci e condividete il video. Iscrivetevi al canale YouTube e seguite la nostra pagina Facebook, insomma alla solita marchetta a fine video. Grazie per la visione ragazzi, e alla prossima, e forza Team United we stand. Ciao ciao.